Cari amici, bentornati sul canale Humaniores. Sentite questa musica che viene, che ci accompagna. Oggi parliamo di lingua latina e vediamo i 5 consigli che vi posso dare agli studenti, quelli liceali principalmente, ma anche quelli universitari che devono studiare il latino, per riuscire a superare le difficoltà, poi riuscire a fare dell'apprendimento della lingua latina un piacere. In un video precedente avevo parlato di 5 consigli che io davo a tutti coloro che vogliono imparare in generale una seconda lingua, quindi invito ad andare, penso qui sopra, per andare a vedere questo video in cui spiego un pochettino come poter imparare con maggiore facilità, con maggiore piacere, con maggiore efficacia qualunque lingua straniera o lingua seconda o lingua terza che vogliate acquisire. Alcune di queste idee, che derivano evidentemente dalla moderna glottodidattica, quindi dalla didattica delle lingue, sono applicabilissime anche alle lingue classiche o alle lingue cosiddette morte. Spesso sappiamo queste lingue, qui parlo principalmente della lingua latina, costituiscono un vero ostacolo, una difficoltà per gli studenti, perché percepiscono queste lingue come lontane, come distanti. Le difficoltà principali con le lingue classiche non fanno altro che in qualche modo andare ad amplificare quelle che sono le difficoltà che comunque noi incontriamo quando dobbiamo imparare un'altra lingua. Il fatto che diventa molto difficile avere la possibilità di ascoltare, quindi di considerare, utilizzare quello che è l'intelligenza legata all'intelligenza uditiva nell'apprendimento linguistico, perché a volte queste lingue classiche, queste lingue morte costituiscono per gli studenti un problema. È facile da capire. Normalmente quando noi dobbiamo imparare una seconda lingua o una lingua straniera, una delle cose che oggi come oggi possiamo fare, a parte i libri di grammatica, e quelli sono disponibili anche in lingua latina, lo sappiamo anche per il latino, quello che non possiamo fare con le lingue cosiddette morte è andare ad ascoltare un video YouTube, andare ad ascoltare una canzone o andare a vederci un film. Questo non possiamo farlo fondamentalmente per le lingue classiche, le lingue morte, e questo costituisce il problema. La scuola pretende che, il sistema educativo pretende che una lingua venga acquisita in modo fondamentalmente innaturale, ossia attraverso la consultazione di un manuale di grammatica e poi di tutta una serie di patrimonio lessicale che si costruisce mano a mano leggendo piccoli testi, eccetera eccetera. Il fatto di di apprendere una lingua partendo dal punto di vista grammaticale, così è come l'hanno insegnata a me quando io ho frequentato il liceo, si cominciava con le declinazioni e poi le coniugazioni, eccetera eccetera. Il metodo con cui noi, appunto, generalmente la scuola fa sì che gli studenti si approccino alle lingue è quello della grammatica traduzione. I nostri docenti pretendono che i nostri studenti, già indaffarati a imparare tante altre discipline, tante altre lingue, eccetera eccetera, debbano acquisire la grammatica. Allora si comincia con i nomi della prima declinazione, e poi le eccezioni della prima declinazione, e poi i nomi della seconda, e poi eccetera eccetera, il sistema verbale. Questo non è il modo in cui abbiamo imparato le nostre lingue madri. Voi dite, certamente questo non possiamo farlo in lingua latina. Sarebbe bello avere qui Cicerone, non lo so, Seneca, Quintiliano, Tacito, Virgilio, Orazio, e vederli qui davanti a noi, sentirli, ascoltare i loro ragionamenti, ascoltare e poter imparare, acquisire direttamente da loro. Sarebbe meraviglioso. Non lo possiamo fare. Tuttavia possiamo seguire alcuni consigli che forse possono aiutarci a superare questi ostacoli, gli ostacoli che risulterebbero troppo grandi. Ecco il mio primo consiglio dunque: non fatevi ossessionare dalla grammatica fin dall'inizio. Certamente i docenti vorranno proporre tutta la grammatica che ritengono opportuna e voi dovrete giustamente fare tutto quello che loro vi chiedono, ma come dire, non focalizzatevi, non allarmatevi, non caricate il vostro cervello troppo presto di un'ansia, di un'angoscia che deriva dal dover memorizzare tutta una serie di regole grammaticali che risultano a volte veramente ostiche, veramente difficili da memorizzare. Ricordiamoci sempre che i nostri bambini, noi stessi, abbiamo imparato la nostra lingua madre, l'abbiamo imparata a parlare in modo corretto, ma nessuno ci ha mai fatto, almeno sapete che di solito un bambino intorno ai
ai 5 anni incomincia a padroneggiare le principali strutture, anche disporre di un lessico che gli consente di comprendere i film, gli consente di esprimersi in diverse situazioni, e un bambino di 4-5 anni non ha tuttavia ancora ricevuto una lezione di grammatica nella sua vita. Nessuno mai gli ha spiegato che cos'è un presente, un passato prossimo, un perfetto, un trapassato, che cos'è una frase relativa, che cos'è una coniugazione, una declinazione, eccetera eccetera. Quindi noi dobbiamo appunto seguire il metodo natura, andare a vedere un pochettino, imitare un pochettino il modo in cui i bambini imparano la lingua, e possiamo farlo e dobbiamo farlo anche con la lingua classica e con la lingua latina. Quindi non facciamoci ossessionare dalla grammatica fin dall'inizio, se non è lì che dobbiamo porre il nostro focus. Il mio consiglio è che al posto della grammatica cerchiate di focalizzarvi sul lessico. Quindi, piuttosto che essere ossessionati da ogni minima regola grammaticale, che comunque dovrete studiare, ma cercate invece di acquisire il lessico di una lingua. Quindi incominciate a imparare i nomi che i romani utilizzavano per parlare delle cose del mondo che vi circonda. Oggi disponiamo di diversi strumenti che ci possono aiutare a fare questo. In realtà esistono dei libri che potete trovare, ve ne faccio vedere alcuni, nei quali potete iniziare a impratichirvi, potete iniziare a acquisire le parole essenziali, le parole che noi utilizziamo quando impariamo qualsiasi lingua. Andate a cercare degli strumenti che sono oggi a disposizione, si trovano in internet, ve ne darò alcuni, in cui voi possiate incominciare ad ascoltare lingua latina parlata o lingua latina letta. Esistono ad esempio sono esistite per alcuni anni alcune radio, una radio finnica e una radio finlandese e una radio bremense di Brema in Germania, che settimanalmente pubblicavano dei podcast nei quali parlavano dei fatti della politica. Quindi i consigli, qua potete andare o anche in descrizione a vedere i link, affinché possiate cominciare a educare la parte cognitiva, la parte intellettiva legata all'intelligenza uditiva, e incominciate a familiarizzarvi sia con i suoni che con le frasi della lingua. Terzo consiglio che vi voglio dare è quello di provare a costruire delle frasi. Provate fin da subito a produrre lingua. Quindi andate con le parole che avete imparato, con le parole della vita di tutti i giorni che avete imparato, utilizzando il manuale certamente del libro di grammatica, e andando magari a vedere questi testi audio che avete nel frattempo ascoltato, incominciate a costruire un vocabolario, anzi costruire un frasario, frasi con le quali voi potete parlare delle cose che cadono. Anche qui non vi lascio da soli, ma esistono tutta una serie di libri di frasiologie che erano state scritte nell'Ottocento e nel Novecento, che dovevano servire ad acquisire la conoscenza del latino, anche e soprattutto una conoscenza colta, dotta del latino scritto. Quindi ci sono, vi do sia qui che in descrizione, una serie di link dove voi potete trovare dei manuali, dei libri, veri e proprie frasiologie, dove accanto ad ogni verbo o parola che voi trovate potete trovare una serie di esempi, oppure potete trovare delle frasi con delle locuzioni secondo quelle che erano il repertorio non solo grammaticale ma anche lessicale della lingua latina. Quarto, vi consiglio di andare, se proprio avete necessità, prendere contatti con coloro che ci sono, con questi insegnanti di varie scuole ormai che sono disponibili anche qui in internet e in rete. Andate a cercare, fare eventualmente delle lezioni private con alcuni di questi insegnanti che sono perfettamente in grado, che negli anni hanno sviluppato la capacità di parlare in lingua latina, e quindi loro potranno aiutarvi, potranno farvi vedere che è possibile parlare in lingua latina, che non è necessario limitarsi sempre a dover tradurre, nella traduzione ad esempio, nella comprensione di un testo, non è sempre necessario dover fermarsi, andare prima a cercare il verbo, poi dal verbo andare a cercare il soggetto, poi una volta che troviamo il soggetto andiamo a cercare gli aggettivi riferiti al soggetto. Ecco, questo metodo, diciamo, della costruzione, della traduzione, è un metodo assolutamente innaturale. Quindi andiamo a cercare le persone che ci possono aiutare ad acquisire una conoscenza più naturale del latino, in modo da educare la nostra mente a procedere a quella ricostruzione del testo latino.